veramente buonissimo. La cosa magica è il sapore dolce della cipolla che bilancia perfettamente il gusto amarognolo delle olive. Questo pollo con olive e cipolle è una di quelle ricette che prepari in 20 minuti, non gli daresti 2 lire, ma che poi ti sorprendono. Come prima cosa prendo una padella abbastanza grande con i bordi alti e la metto sul fuoco. La metto qui sul fornello più grande, lo accendo, però lo metto abbastanza basso perché non voglio bruciare gli ingredienti. Poi metto in padella un po' d'olio e poi aggiungo un po' di olive, queste qua. Sono olive denocciolate. Mentre le olive sono sul fuoco e cuociono, prendo un tagliere e poi prendo del pollo. Io qui ho preso delle cosce di pollo disossate. Consiglio di utilizzare questo taglio, ma in realtà si può utilizzare qualsiasi pezzo di pollo, e lo taglio a pezzi, in 2 o 3 pezzi ciascuna. Qualcuna la taglio anche in pezzi un pochino più grandi, soprattutto mi serve qualche pezzo più grande, così poi lo potrò tagliare per controllare la cottura del pollo, perché è sempre molto difficile capire se il pollo è cotto e, come sappiamo, per la salute è bene che il pollo sia ben cotto. A questo punto prendo i pezzi del pollo e li metto in padella. Adesso con un mestolo di legno mescolo il pollo e alzo anche un po' il fuoco perché voglio cuocere il pollo con un fuoco un pochino più vivace. Ok, mentre il pollo si rosola io trito le cipolle. Qui ho diverse cipolline, sono abbastanza piccole, però in questa ricetta servono tante cipolle, quindi ne ho preso un po'. Adesso le trito, prima le divido in metà, poi le pelo e quindi le trito. Adesso ho finito di pelare le cipolle, do un'altra mescolata al pollo che intanto si sta rosolando. Le cipolle non voglio tagliarle in maniera troppo sottile, per cui taglio, per esempio queste sono un pochino più grandi così, e poi faccio delle fette abbastanza grosse in questa maniera. Ecco, ho finito di tagliare la cipolla, il pollo ancora deve rosolare un po', però aspetto a mettere la cipolla perché la metterò solo quando il pollo sarà quasi cotto, perché dovrà cuocere abbastanza da essere cotta, ma non abbastanza da disfarsi eccessivamente. E quindi dobbiamo un po' aspettare, ma nel frattempo spero che questo video ti piaccia, perché è il primo che faccio in presa diretta, cioè registrando direttamente il commento mentre sto cucinando e riprendendomi mentre sto cucinando. Spero ti piaccia questo nuovo tipo di video e se è così lascia un mi piace, perché per me sarà una conferma molto importante. Bene, il pollo è a buon punto, mi sembra che stia rosolando abbastanza bene. Prendo un pezzo abbastanza grande, lo porto sul tagliere e vediamo se è cotto. Mi sembra che sia un buon punto di cottura, per cui rimetto i 2 pezzetti in padella e a questo punto possiamo aggiungere le cipolle. Però prima di aggiungere le cipolle saliamo il pollo e aggiungiamo le cipolle. Mescoliamo a questo punto e a questo punto non mi resta che aspettare che le cipolle siano cotte, perché il pollo praticamente lo era di già. Il fornello adesso è quasi al minimo perché non voglio bruciare le cipolle e voglio che si stufino lentamente. Se sembra che sia troppo asciutto si può anche aggiungere un goccino di acqua o di brodo, però adesso vediamo se sarà necessario oppure no. A questo punto non resta che assaggiare la cipolla e quando si sente la cipolla si è ammorbidita ma non si è completamente sfatta, è pronto. Bene, mi avvicino alla padella, mettiamo nel piatto un po' di pollo, un po' di olive. Sì, lo so, non è un piatto di quelli da chef particolari, non si presenta benissimo, però adesso andiamo ad assaggiare e vediamo come è questo piatto. Buono, il pollo è fantastico. È venuto un piatto davvero buonissimo, con soli 3 ingredienti, una ricetta da provare. Se lo pensi anche tu, ricorda di iscriverti al canale e attivare la campanella, così non ti perderai le prossime ricette.
Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!